Mi hanno detto che dentro questa scatola c'è il gatto di uno scienziato austriaco con il nome difficile da scrivere e da pronunciare. Ma io mi chiedo, con che crudeltà si può far parlare di gatti un filosofo vicentino? Il qui presente gatto di Schrödinger nascosto in questa scatola a Vicenza è sicuramente morto, ma in qualsiasi altro luogo dell'universo, da Busto Arsizio alla galassia di Andromeda, si comporta in una maniera un po' diversa. Con questo gatto, insomma, le cose non sono mai semplici, perché il gatto di Schrödinger è un gatto che non ti aspetti. Dici bene, Rick, infatti Schrödinger aveva specificato di non usare casa tua per questo esperimento mentale. Credo che tutti più o meno conoscano il gatto di Schrödinger, però nel caso ve lo foste perso, ingredienti per un esperimento di meccanica quantistica: un gatto, una scatola, una fiala di veleno, un atomo radioattivo, una macchina della morte. La macchina della morte è uno strumento di rara crudeltà. L'atomo radioattivo, decadendo, aziona un meccanismo che rompe la fiala di veleno, la quale uccide istantaneamente il gatto. Noi chiudiamo il gatto con questo meccanismo mortale dentro la scatola e aspettiamo. Non possiamo prevedere quando l'atomo decadrà e quindi non sappiamo quando la trappola scatterà. E quindi il gatto è ancora vivo dopo un minuto? E dopo un'ora? E dopo un giorno? Tu che ne pensi, Rick? Come sta il gatto? Vabbè. Vediamo come sta secondo la fisica. Per la fisica classica è tutto normale, il gatto o è vivo o è morto, si trova sempre in uno solo dei due stati. Semplicemente noi non sappiamo quale, ma la fisica e il gatto se ne sbattono della nostra ignoranza. Se apriamo la scatola e il gatto è vivo, è sempre stato vivo, ma se apriamo la scatola e il gatto è morto, vuol dire che è morto ad un certo punto, ma un attimo prima di morire, come Monsieur de la Palisse, era vivo. La meccanica quantistica però non è dello stesso avviso. Finché noi non guardiamo il gatto, questo si troverà in una sorta di situazione contemporanea di vita e di morte. Matematicamente la meccanica quantistica chiama questo stato sovrapposizione coerente di stati. È qualcosa di molto difficile da immaginare, c'è anche un motivo per cui è difficile da immaginare, ma funziona, è una cosa che matematicamente funziona. Solo quando noi apriamo la scatola il gatto decide in che stato trovarsi, ma fino ad allora si trova in una sorta di sovrapposizione, come se fosse una foto con le due immagini sovrapposte di un gatto vivo e di un gatto morto. Questo è un bel dilemma filosoficamente parlando. Tu che ne pensi, Rick? Questa meccanica quantistica mi sta simpatica. In effetti, il problema che si pone con questo grande rompicapo è quello della coscienza. Infatti, se la realtà è indipendente dal mio stato di coscienza, allora il gatto sarà vivo o morto al di fuori del mio sentire, osservare o percepire. Se invece la realtà dipende dall'osservatore e dal suo percepire i fatti, allora il gatto sarà vivo, sarà morto, sarà vivo e morto, sarà vivo o morto e in questa sovrapposizione di stati come pura possibilità. Nella prima delle due possibilità abbiamo Cartesio con la concezione della coscienza come un osservatore che si è nascosto dietro il nostro occhio e che quindi percepisce e osserva una realtà già data che è esteriore rispetto al fatto della coscienza. In questo modo il gatto, indipendentemente dal guardone che ci sta nella testa, sarà vivo o sarà morto.
Dall'altro lato abbiamo la monade, la coscienza di Leibniz, che ci mostra come la possibilità della percezione sia la percezione stessa, e il fatto che il gatto sia vivo o morto, vivo e morto e né l'uno né l'altro, è una possibilità che si apre all'interno della percezione della monade, che al proprio interno tiene in potenza l'intero universo. Non c'è più alcuna distinzione fra la realtà e la percezione della realtà, perché quando la monade percepisce sta creando la possibilità e la concretezza della realtà stessa. La sovrapposizione di stati del gatto di Schrödinger fa a pugni con l'intuizione che noi normalmente abbiamo della realtà, in cui questo esiste e questo non esiste. Fa a pugni con la stessa esperienza, fino al punto da dover affermare che la realtà e la possibilità del reale dipende dallo stato di coscienza dell'osservatore e dal suo atto di osservare, proprio come diceva Werner Heisenberg. Ma quindi, se un gatto muore dentro una scatola e non c'è nessun vicentino a papparselo, il gatto sarà morto per davvero? Che bella domanda. Il fatto è che neanche la meccanica quantistica ha una risposta definitiva. Siamo noi, con il nostro atto di osservare, che definiamo la realtà, come vorrebbe la scuola di Copenaghen, e in tal caso, chi definisce noi? E chi definisce lui o lei? Dobbiamo arrivare ad accettare l'esistenza di Dio, inteso però come l'essere che ha uno stato definito senza che nessuno lo osservi? Oppure più semplicemente noi non definiamo un bel niente. Quando osserviamo qualcosa si generano tanti universi quanti sono i possibili esiti di quella osservazione, come sostiene Steve Weinberg. O forse la risposta più ragionevole è che semplicemente il gatto è troppo grande e complesso per presentare un fenomeno di sovrapposizione coerente di stati, ma tutti i giorni la fisica scopre nuovi sistemi sempre più grandi in cui la coerenza quantistica si mantiene. Cioè, come dire, quando è che un insieme di particelle smette di essere un gruppo di atomi e comincia a comportarsi da gatto? Beh, questa considerazione apre una serie di problematiche ancora più inquietanti. Ad esempio, cosa rende questo insieme di particelle che interagisce con questo video in maniera un po' troppo esuberante Ric Dufer? Come può un cuso qualsiasi formarsi in maniera così casuale, sconsiderata e irresponsabile dopo 14 miliardi di anni di universo? Il gatto di Schrödinger dentro la scatola non è soltanto in una sovrapposizione di stati, è anche in una inquietante confusione di identità. E la domanda che la fisica quantistica ci pone in maniera quasi esasperante è: cosa rende me questo insieme di particelle e probabilità? Il paradosso del gatto di Schrödinger è la dimostrazione di come una domanda che esiste da sempre nel campo filosofico abbia sconfinato anche in quello scientifico, la domanda sull'identità. Cosa rende me questo insieme di particelle, di possibilità, di concatenamenti? È l'esempio perfetto di come una stessa domanda riesca ad affrontare il problema che si pone da due prospettive diverse, quella filosofica e quella scientifica, in maniera feconda. Spesso è un evento a noi estraneo che ci definisce, esattamente come l'evento dell'apertura della scatola è l'unico modo per definire in quel momento che cos'è il gatto, vivo o morto, e fino a quel momento era vivo e morto, né vivo né morto ed entrambe le cose. Ma questa non è una soluzione, perché apre una serie di implicazioni ancora più irrisolvibili. Per esempio, chi osserva l'osservatore? Esattamente come il gatto di Schrödinger, spesso non siamo noi ad aprire la scatola per definire chi siamo, ma veniamo aperti da quella scatola e veniamo definiti da eventi che non hanno nulla a che vedere con noi e con l'idea che abbiamo di noi. È l'evento dell'apertura della scatola a guardare e definire il gatto. Il paradosso del gatto di Schrödinger ci pone di nuovo incessantemente quella domanda che attanaglia l'anima dell'uomo e l'intelligenza da ormai millenni, dal momento stesso in cui abbiamo iniziato a pensare. E quella domanda è:
Chi sono? Io. Grazie per aver seguito questo episodio di Cogito Ergo Tube dedicato al gatto di Schrödinger. Grazie al Cuso del canale La Fisica che non ti aspetti per questa collaborazione. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale, lo trovate nella descrizione e anche qui sopra nelle schede. Se non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale, lasciate un bel mi piace e ricordatevi che vivo o morto, vivo e morto, né vivo né morto, lasciare un gatto qualsiasi, sia esso Tom, il gatto di Schrödinger o quello con gli stivali, in mano a un vicentino, dà sempre un'unica soluzione. E voi sapete bene qual è. Ci vediamo presto con i prossimi video del canale. Ciao a tutti!